Quello che ho tra le mie mani, ragazzi, è l'ultima luce che ho utilizzato nel mio ultimo backstage, l'ultimo video che ho caricato proprio nel canale, e oggi ti voglio parlare proprio di lui. Innanzitutto ben ritrovati a tutti in questo nuovo video, e oggi torniamo a parlare di illuminatori a luce LED. Rimani fino alla fine, non skippare, perché questo prodotto che ti porto oggi è un prodotto decisamente molto interessante. Non ti farò la recensione da nerd, ti faccio vedere alcune differenze, ti faccio vedere che questo prodotto è decisamente come prestazioni uguale o addirittura superiore ad alcuni illuminatori che ho utilizzato negli ultimi anni, specialmente a quello che ho utilizzato di più, che sono decisamente affezionato, il Godos ML60 Bicolor, perché stiamo parlando di illuminatori bicolor, ok? Però questo è decisamente più compatto, piccolino, pesa solamente 300 grammi, ragazzi, e lo spazio che andrà a occupare nel tuo zaino è praticamente lo stesso che andrà a occupare un tuo obiettivo fotografico. Quindi rimani fino alla fine. Dobbiamo fare sempre però un po' di chiarezza, specialmente per i nuovi arrivati, quindi iscriviti anche al mio canale, perché quando parliamo di illuminatori a luce LED c'è molta confusione. Ovviamente un illuminatore a luce LED non ha la stessa potenza che ha la luce flash, quindi per certe tipologie di foto, specialmente quando scattiamo sotto la luce del sole, praticamente utilizzare una luce del genere non serve praticamente a nulla, almeno che tu non vada a usare illuminatori da 400-500 watt. Nel video di oggi voglio farti capire che quando andiamo a fotografare in certe location come il tunnel, video che ti ho fatto vedere recentemente, o dobbiamo fare delle foto in studio, a casa, a ristoranti, insomma indoor, utilizzare un banalissimo illuminatore che ha un assorbimento di solamente 60 watt è più che sufficiente, ragazzi. E qui stiamo parlando di un illuminatore portatile, non mi stancherò mai di dirlo, dove abbiamo anche la possibilità di modificare la temperatura colore, quindi possiamo passare da una temperatura calda a una temperatura fredda, quindi in base alle circostanze in cui ci stiamo trovando. E questo è un aspetto molto interessante, specialmente quando non siamo in grado di utilizzare le gelatine sui flash. Ok, ragazzi, chi non conoscesse questa azienda Zhiyun, lo scorso 2022 si è lanciata anche nel mondo della luce continua, e l'ho fatto proprio con una stick light che tra l'altro ti ho portato nel canale. Un prodotto non privo di problemi, perché i problemini ce li ha, li ho anche detti nel video, però un prodotto interessante, potente, perché una stick light da 100 watt, ragazzi, non la troviamo nel mercato, solo Zhiyun l'ha fatta. Quindi un'azienda che si sta lanciando su questo settore e lo sta facendo decisamente molto bene, e sono sicuro che ne vedremo delle belle. Ok, ragazzi? Quindi continuiamo con questa nostra chiacchierata, adesso facciamo un veloce test e dopo ovviamente vedremo le caratteristiche principali che ovviamente ti devo menzionare, e vediamo anche e soprattutto quanto costa. Dunque, ragazzi, allora iniziamo questa nostra prova giusto a scopo informativo, giusto per rendere le idee un po' più chiare e farti vedere soprattutto come questo piccolo prodotto, ma decisamente potente, può ovviamente eguagliare prodotti decisamente con dimensioni sì leggermente più grandi, non che l'ML60 che adesso ovviamente facciamo questo test sia ingombrante, perché lo ritengo sempre un illuminatore decisamente portatile, però capisci bene che 300 grammi fanno la differenza. Quindi detto questo, questa prova innanzitutto la stiamo facendo con due illuminatori bicolor, assorbimento massimo da 60 watt. Cosa vuol dire bicolor? Che è la possibilità di modificare la temperatura colore da 2007 fino a 6005. Cosa molto importante che voglio sempre ricordare, che i bicolor rispetto a illuminatori a temperatura fissa hanno una perdita di lux quando andiamo a inserire una temperatura calda, ok? Questa è una cosa normale per tutti gli illuminatori, dopo dipende ovviamente dal modello. Quindi ti dico subito che il meglio di sé, il Molus, lo dà a 6500 Kelvin, quindi imposteremo proprio questa temperatura. Il Godos invece è più stabile, perché già da 5000 a 6500 praticamente non ha dei cali di lux, ok? Questo ovviamente va specificato. Quindi detto questo, cosa molto importante, ti voglio anche ricordare, lo dico per tutti coloro che magari vogliono acquistare un illuminatore e lo vogliono solo utilizzare in studio o a temperatura fissa, che può essere utile perché hai praticamente un 10-15% in più di potenza proprio rispetto a un modello bicolor. Però il vantaggio del bicolor, lo sai benissimo, è decisamente importante, specialmente in base al lavoro che devi fare, se vai su certe location, ristoranti,
negozi magari a temperatura diversa, quindi non devi mettere gelatine, basta girare semplicemente il dimmer e praticamente sei già pronto e non perdi tempo senza mettere gelatine. Ok ragazzi, questo è decisamente molto importante. Quindi detto questo, la misurazione la effettuiamo da 1 metro di distanza dal fondale, non vado a inserire nessun modificatore, quindi è una prova praticamente alla pari, anche perché se vado a mettere qui una parabolina è decisamente più piccola rispetto a quella che utilizza Godos ML60, quindi forse sarebbe più agevolato proprio il Molus 60. Ok, quindi facciamo questa prova senza nessun modificatore. Di solito quando le aziende nei dati tecnici fanno vedere le misurazioni, fanno sempre questa prova che faccio io con la classica parabola, che dà ovviamente il migliore rendimento. Quindi detto questo, iniziamo. La prova la facciamo con l'858, quindi non è uno strumento cinese che abbiamo comprato al mercato dell'usato, è uno strumento decisamente professionale. In questo momento abbiamo 160 lux. Ok ragazzi, lo dico per i più pignoli, quindi andiamo poi a togliere questi valori dalla misurazione che andiamo a effettuare. Adesso quando ovviamente vado ad accendere il Godos ML60 l'immagine va in sovraesposizione, quindi porta pazienza per un paio di secondi, io prendo la misurazione in vari punti e dopo te la faccio vedere. Accendiamo, verifichiamo che sia al 100%, sì lo è, e prendiamo la misurazione. Ok, spegniamo. Mi avvicino e ti faccio vedere che il risultato è decisamente molto valido perché abbiamo 2400 lux. Ok, facciamo la stessa cosa con il Molus, tiriamo un po' più indietro perché era un po' più avanti, portiamo al 100% e facciamo la misurazione anche in questo caso in vari punti. È leggermente inferiore, però di poco, me lo aspettavo. Come vedi abbiamo 2000 lux, che secondo me è sempre un ottimo risultato. Voglio concludere facendoti vedere come puoi alimentare questo Molus 60 con una batteria esterna. Perché dico questo? Perché ho visto in rete molta confusione, alcune informazioni decisamente errate e quindi voglio portarti la mia esperienza, che è decisamente molto utile, perché così facciamo anche un po' di chiarezza. Ed è proprio per questo che ho deciso ragazzi che oggi non ti faccio vedere il Molus 100, lo vedremo in un video dedicato perché è un modello molto simile. Abbiamo più potenza, però abbiamo una batteria da 24 volt qui, tra l'altro questa è una batteria proprietaria, quindi dobbiamo ovviamente separare i video perché sennò facciamo confusione. Quindi terminiamo il video con il Molus 60 e poi prossimamente parliamo anche del fratellone. Allora, innanzitutto lui costa 290 euro, sto parlando ovviamente della combo che ti vado a consigliare. Perché nella combo trovi questo che secondo me è indispensabile, perché innanzitutto ti permette di inserire modificatori con attacco Bowers Mount, softbox da 60 a 90, insomma quello che magari già possiedi. Tra l'altro hai anche la possibilità di inserire l'ombrella, hai anche questo, come si dice, riflettore già incorporato che è decisamente molto utile. Comunque questo è l'accessorio che praticamente ti consiglio di avere e lo trovi nella combo. Poi nella combo trovi anche l'altro riflettore, questo modificatore in silicone e questo simpatico softbox, ok, che può essere utile. Personalmente non credo lo andrò mai a utilizzare. Sia per la versione standard che nella combo hai questa valigetta dove al suo interno abbiamo ovviamente l'alimentatore di rete, che tra l'altro ha un'uscita a 24 volt, che è una cosa un po' strana per un semplice illuminatore da 60 watt, perché di solito un'alimentazione che va dai 15 ai 18 volt. Abbiamo anche un treppiede che ti consente di utilizzarlo a mano oppure di appoggiarlo proprio sulla scrivania o su un mobile per illuminare magari un video. Ok ragazzi, nient'altro, anzi sì, questo sacchettino che è simpatico perché loro dicono che ti serve proprio per inserire il power bank, e adesso ti spiego il power bank a cosa può servire. Dal momento che abbiamo una porta USB tipo C, puoi alimentarlo proprio con un power bank quando non abbiamo la possibilità di utilizzare l'alimentatore di rete. Però il power bank, ti dico subito,
deve essere da almeno 100 watt, ok? Quindi bello potente per utilizzarlo alla massima potenza. Quindi se vuoi utilizzare tutti i 60 watt di questo Molus 60, perché se vai a utilizzare un normalissimo power bank praticamente avrai la potenza limitata a 18 o a 30 watt. Quindi la soluzione che potresti prendere, oltre ad acquistare un power bank da 100 watt, è quella di utilizzare una batteria V-mount. Ok, quella più adatta sarebbe quella da 24 volt. Personalmente, dal momento che io possiedo solamente V-mount con una uscita massima di 15 volt, ti posso garantire che utilizzando una batteria come questa puoi utilizzarla sul Molus 60 e utilizzarlo alla massima potenza senza nessun problema, anche se lui richiede un voltaggio da 24 volt. Ok, e te lo faccio vedere. Andiamo proprio ad accendere, lo mettiamo subito alla massima potenza e come vedi funziona tranquillamente. Ok, 100%, quindi tranquillamente una semplice batteria V-mount che al giorno d'oggi non costa tantissimo, puoi utilizzarla. Per concludere, cosa possiamo aggiungere? Beh, allora, innanzitutto un telaio in plastica, però non devi spaventarti, come vedi delle dimensioni contenute, e poi quando andrai a mettere, come ti dicevo, dei modificatori, anche se sono pesanti, questo telaio anche se in plastica non ha nessun problema, perché il peso lo andrà a reggere proprio questo bracket. Ok, quindi non devi preoccuparti, e ti posso anche garantire che ho avuto altri illuminatori di aziende molto blasonate che costruiscono il telaio in plastica. C'è una ventola che ti serve per raffreddare il LED, non è rumoroso, quindi non devi preoccuparti se hai un microfono vicino. Abbiamo un'applicazione che ti permette di alzare o abbassare la potenza e anche di modificare tramite proprio l'applicazione la temperatura a colore, molto comoda. E cosa molto importante, la plancia che troviamo dietro, abbiamo solamente due dimmer. Quello di destra ti permette di modificare la temperatura a colore e quello di sinistra di alzare o abbassare la potenza. Un piccolo display e praticamente sei a posto, dal momento che è un semplice illuminatore CCT. Ok ragazzi, penso di aver detto tutto, spero che questo video non sia stato affatto noioso. Comunque ti do appuntamento molto presto nel mio canale, dove andremo proprio a vedere questo Molus 100 fratello maggiore.